Consideriamo un'equazione differenziale lineare del secondo ordine. A di t y secondo più b di t y primo più c di t y uguale a f. I coefficienti a, b e c e la forzante f sono funzioni continue su un intervallo i. Vogliamo capire qual è la struttura dell'integrale generale di queste equazioni, cioè come è fatto l'insieme delle soluzioni dell'equazione stessa. La chiave per rispondere a questa domanda consiste nel capire perché queste equazioni si chiamano lineari. Il primo membro dell'equazione può essere visto come un operatore, ossia una scatola che ad ogni funzione in ingresso restituisce una funzione in uscita. La funzione in uscita si ottiene calcolando il prodotto tra a e la derivata seconda di y, più il prodotto tra b e la derivata prima di y, più il prodotto tra c e y. Indichiamo con L questo operatore, ponendo per definizione che l'azione di L sull'ingresso y è la funzione Ly, che si ottiene moltiplicando a per y secondo più b per y primo più c per y. L'operatore L gode di una proprietà importante chiamata linearità. L'azione di L su una combinazione lineare di ingressi y1 e y2, cioè su C1 y1 più C2 y2 con C1 e C2 costanti reali, è la combinazione lineare delle azioni Ly1 e Ly2 con gli stessi coefficienti. È facile verificare che L gode di questa proprietà. Basta ricordarsi che la derivata di una somma di funzioni è la somma delle derivate e che la derivata del prodotto di una funzione per una costante è il prodotto della costante per la derivata della funzione. Torniamo ora all'equazione differenziale di partenza e osserviamo che si può scrivere come Ly uguale a f. Poiché, come abbiamo appena visto, l'operatore L è lineare, queste equazioni differenziali si chiamano lineari. Dal punto di vista fisico, le equazioni lineari sono caratterizzate dal principio di sovrapposizione. Se una forza F1 produce sul sistema l'effetto Y1 e una forza F2 produce sul sistema un effetto Y2, allora la somma delle forze F1 più F2 produce l'effetto Y1 più Y2. Inoltre, raddoppiando, triplicando o moltiplicando per k la forza F1, si ottiene l'effetto raddoppiato, triplicato, moltiplicato per k. Più in generale, se abbiamo due funzioni y1 e y2 che soddisfano Ly1 uguale a f1 e Ly2 uguale a f2 e moltiplichiamo la prima equazione per una costante c1 e la seconda equazione per una costante c2 e sommiamo membro a membro, otteniamo questa uguaglianza. Grazie alla linearità di L, il membro di sinistra è uguale a L applicato a C1 y1 più C2 y2 e quindi questo significa che la funzione y uguale C1 y1 più C2 y2 soddisfa l'equazione differenziale con forzante C1 F1 più C2 F2. Abbiamo così dimostrato un semplice ma importante teorema. Se y1 è soluzione dell'equazione con forzante F1 e y2 è soluzione con forzante F2, allora la funzione y uguale C1 y1 più C2 y2 è soluzione di a y secondo più b y primo più c y uguale C1 F1 più C2 F2. Ci domandiamo ora come è fatto l'integrale generale, cioè l'insieme delle soluzioni di un'equazione differenziale lineare del secondo ordine. Consideriamo per cominciare un'equazione differenziale omogenea, cioè con termine noto uguale a 0. Osserviamo innanzitutto che se y1 e y2 sono due soluzioni dell'equazione omogenea, ovvero Ly1 uguale a 0 e Ly2 uguale a 0, allora, grazie al principio di sovrapposizione, L applicato alla funzione C1 y1 più C2 y2 è a sua volta uguale a 0 per qualunque scelta delle costanti C1 e C2. Questo significa che ogni combinazione lineare di soluzioni dell'equazione omogenea è ancora soluzione della stessa equazione.
Matematicamente questo si esprime dicendo che l'insieme S delle soluzioni di un'equazione lineare omogenea forma uno spazio vettoriale. Si può dimostrare che se A di t è diverso da 0, cioè l'equazione è davvero di ordine 2, allora anche la dimensione dello spazio vettoriale S è 2. Dunque, l'insieme delle soluzioni di un'equazione differenziale lineare omogenea di ordine 2 è uno spazio vettoriale di dimensione 2. Questo risultato è chiamato teorema di struttura e possiamo riformularlo in questo modo. L'integrale generale di a di t y secondo più b di t y primo più c di t y uguale a 0, dove a, b e c sono funzioni continue in un intervallo i e a di t è diversa da 0 in i, è dato da tutte le combinazioni lineari y di t uguale c1 y1 di t più c2 y2 di t, dove y1 e y2 sono due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione stessa. Vediamo un esempio. Verifichiamo che l'integrale generale, cioè l'insieme di tutte e solo le soluzioni dell'equazione differenziale y secondo più 4y uguale a 0, è y di t uguale c1 coseno di 2t più c2 seno di 2t per ogni costante c1 e c2 in R. Per farlo dobbiamo verificare che y1 di t uguale coseno di 2t e y2 di t uguale seno di 2t siano soluzioni dell'equazione differenziale e siano linearmente indipendenti. Per verificare che y1 è soluzione dell'equazione differenziale, dobbiamo calcolare e sostituire all'interno dell'equazione le sue derivate. Quindi calcoliamo y'1 di t uguale meno 2 seno di 2t, y secondo 1 di t uguale meno 4 coseno di 2t. Abbiamo y, la derivata prima e seconda, possiamo sostituirle all'interno dell'equazione di partenza. E quindi abbiamo meno 4 coseno di 2t, che corrisponde a y secondo, più 4 per y, cioè coseno di 2t. E quindi questa è la nostra y. Meno 4 coseno di 2t più 4 coseno di 2t uguale a 0 per ogni valore di t in R. Quindi questo significa che l'identità è verificata e allora y1 è soluzione dell'equazione differenziale. Allo stesso modo procediamo con y2, quindi calcoliamo le sue derivate. E ora sostituiamo all'interno dell'equazione. Anche questa soddisfa un'identità per ogni t in R. Allora anche questa è soluzione dell'equazione di partenza. Verifichiamo che le soluzioni sono linearmente indipendenti, cioè che il loro rapporto non è costante. Allora facciamo ad esempio y2 di t fratto y1 di t, che è uguale a seno di 2t fratto coseno di 2t, che è la tangente di 2t, che non è una funzione costante, ma dipende appunto da t. Ci domandiamo ora come è fatto l'insieme delle soluzioni di un'equazione differenziale lineare quando il termine noto f di t non è nullo. Chiameremo completa o non omogenea un'equazione di questo tipo. Si chiama equazione omogenea associata l'equazione che si ottiene ponendo uguale a 0 il termine noto. Supponiamo che y0 sia una soluzione dell'equazione omogenea associata e che yp sia una soluzione dell'equazione completa. Allora, grazie al principio di sovrapposizione, si ha che anche y0 più yp soddisfa l'equazione completa. L di y0 più yp uguale a f. Viceversa, se y1 e y2 sono soluzioni dell'equazione completa con forzante f,
allora la loro differenza, y1 meno y2, è soluzione dell'equazione omogenea associata. Infatti, dal principio di sovrapposizione si ha che L applicato a y1 meno y2 è Ly1 meno Ly2, cioè f meno f, e cioè 0. Riassumendo, abbiamo scoperto che data una soluzione particolare yp dell'equazione completa, ogni altra soluzione di questa equazione è della forma y uguale y0 più yp, dove y0 è una qualunque soluzione di Ly uguale a 0. Ricordando il teorema di struttura delle equazioni omogenee, possiamo così enunciare il teorema di struttura per le equazioni complete. L'integrale generale di a di t y secondo più b di t y primo più c di t y uguale f di t, dove a, b, c ed f sono funzioni continue in un intervallo i e a di t è diversa da 0 in i, è dato da tutte e solo le funzioni y di t uguale c1 y1 di t più c2 y2 di t più yp di t, dove y1 e y2 sono due soluzioni linearmente indipendenti dell'equazione omogenea associata e yp è una soluzione particolare dell'equazione completa.